Salute a tutti! In questo secondo video, relativo alla cartuccia trovata nell'orto dei Pacciani, ci occuperemo della questione della cartuccia indipendentemente dal fatto che fosse stata incamerata oppure no nella pistola del mostro. Faremo finta sostanzialmente che la cartuccia fosse una cartuccia nuova. Una cartuccia però che aveva determinate caratteristiche che sono queste. La cartuccia era del tipo Winchester Lead Stainless con palla in piombo nudo e con una bella H stampigliata sul fondo del bossolo. Eccola qua. Questo è un bossolo di quelli del mostro, vediamo i segni del percussore e quello che conta in questo momento è che c'è questa bella lettera H che c'era anche sulla cartuccia Pacciani. Allora, indipendentemente dal fatto che quella cartuccia fosse stata incamerata o no nella pistola del mostro, la sua presenza nell'orto di Pacciani, questo l'ho già detto nel video precedente, ma è bene ripeterlo, era di per sé un indizio forte, cioè che ci faceva quella cartuccia del tipo di quelle sparate negli anni '80 dal mostro lì nell'orto di Pacciani. Pacciani non aveva una pistola, non aveva neanche un porto d'armi, aveva sempre negato di aver mai posseduto una pistola. In quel caso avrebbe avuto una calibro 22 LR semiautomatica esattamente dello stesso tipo di quella del mostro e di per sé questo fatto avrebbe costituito un grosso indizio. E a questo punto dobbiamo domandarci, ma quella cartuccia come era finita nel suo orto? Ce l'aveva messa qualcuno, come pensano tanti, oppure l'aveva perduta lui? In quale modo però l'aveva perduta? Per cui cerchiamo di ragionare su questo aspetto. Cominciamo a porci qualche domanda sulle circostanze del ritrovamento. Circostanze che, a guardar bene, furono molto fortunate. Partiamo da quella che non è di per sé una fortuna, ma è comunque la base dalla quale poi il ritrovamento sarebbe nato, che è quella del giorno di pioggia. Cioè, se non ci fosse stata quella pioggia, le modalità di ritrovamento della cartuccia non sarebbero potute essere quelle, magari quella cartuccia non sarebbe mai stata trovata. Lo disse lo stesso maresciallo Pietro Fillici dei Carabinieri che aveva partecipato alla perquisizione, era lì quando la cartuccia venne trovata, parlando in dibattimento con Bevacqua, un difensore di Pacciani. Il discorso è questo, avvocato. Io voglio dire subito che questo è stato ritrovato grazie alla pioggia, secondo me, perché se non avesse piovuto, quei due tronconi sarebbero rimasti lì, nessuno avrebbe mai pensato di andare, passare il metal detector su questi tronconi e il proiettile sarebbe stato lì. Cioè questi tronconi, lo disse anche Perugini tra l'altro, ma questi paletti avevano 4 anime ferrose dentro e il metal detector, passandolo sui fori pieni di terra, non avrebbe funzionato perché avrebbe dato un valore positivo che sarebbe stato attribuito alle anime ferrose. Per cui se quel paletto non fosse stato messo lì a camminamento dei vigili, delle persone che dovevano passare, il proiettile, la cartuccia non sarebbe mai stata ritrovata. Ma poi a questo punto però inizia la fortuna vera e propria, che è quella che tra i tanti paletti che erano nell'orto di Pacciani è l'unico a rompersi e per questo a essere scelto a camminamento, per metterlo lì come camminamento, fu quello con dentro la cartuccia. Cioè, i paletti erano diversi. Allora, leggiamo quello che scrisse in sentenza, nella sentenza d'appello che poi assolse Pacciani, il giudice Francesco Ferri. Molti erano i paletti di cemento posti a delimitare il vialetto, ma si ruppe proprio e soltanto quello nel cui foro sarebbe stata trovata la cartuccia. Tutti gli altri furono poi ispezionati con esito negativo e le circostanze. Scusate, questo è rubber, qualcuno mi ha chiesto di rubber, eccolo qua. Ehi, dai, vai. Su, vai. Tutti gli altri furono poi ispezionati con esito negativo e le circostanze della rottura non sono state mai chiarite, non essendo stati mai sentiti e neppure indicati i vigili del fuoco che asseritamente l'avrebbero provocata. Proprio e soltanto quei due tronconi del paletto furono collocati agli inizi del vialetto,
appena fuori della copertura di plastica ondulata, ossia nel punto di maggiore passaggio degli operatori, al quale si arrivava abbassati per la ridotta altezza della copertura stessa. In tale posizione, ha riferito in dibattimento il dottor Perugini, egli si sarebbe trovato quando avrebbe visto uno scintillio metallico provenire da uno dei fori di uno dei due tronconi. Ecco, uno scintillio metallico sul quale torneremo. A questo punto facciamo un ragionamento probabilistico sul fatto che proprio quel paletto si ruppe in due e gli altri no. Allora non è noto il numero dei paletti, dalla documentazione in mio possesso, non è noto il numero dei paletti che erano presenti nell'orto di Pacciani. Però se ne può fare una stima perché l'orto era lungo 15 metri e lo vediamo da questa piantina che è stata fatta da Perugini stesso. Questi paletti percorrevano l'orto per tutta la sua lunghezza facendo anche una curva. Si sa che ogni paletto era lungo 2 metri. Ecco, qui vediamo un facsimile, questi paletti sono molto simili a quelli dell'orto di Pacciani, per cui ce n'erano 8 per ogni camminamento, i camminamenti erano 2, in tutto erano 16. Ecco, per cui mettiamoci nella condizione di un'urna dove c'erano dentro 16 palline, di cui 15 bianche e una nera. E guarda caso la dea Fortuna fece tirar su proprio quella nera. Ma non solo, c'è anche un'altra questione che è questa. Il paletto che era adagiato a terra aveva la cartuccia a filo in cima. Si va a vedere qui, si vede che la cartuccia era proprio in cima. Ecco, quando il paletto fu tolto dalla terra e messo da qualche parte e poi preso e utilizzato per metterlo a camminamento, avrebbe potuto essere messo sia nella parte originale sia nell'altra parte. Venne messo nella parte originale. Ce lo dice Perugini in uno scambio con Fioravanti. La posizione di quando era nel vialetto, chiede Fioravanti, quella che era la parte superiore, è rimasta la parte superiore? Perugini, credo proprio di sì, perché fra il retro e il fronte c'era una qualche differenza. Credo che la parte in cui abbiamo visto il proiettile fosse quella superiore. E a questo punto, se vogliamo andare sempre con il calcolo delle probabilità, però è chiaro che non è un calcolo delle probabilità che ha significato scientifico, diciamo così è tanto per dare un'idea. Allora quelle 16 palline diventano 32, però la pallina nera resta sempre una, perché c'è diciamo un 50% di possibilità ancora in più che le cose non fossero andate come dovevano andare, perché il paletto poteva essere messo dall'altra parte. A quel punto quella cartuccia nessuno l'avrebbe trovata, però la dea Fortuna lo fece mettere nella posizione giusta. A questo punto affrontiamo il problema dello scintillio, che non è che sia un problema, ma è un argomento che è un po' diciamo colorito, che ha fatto discutere tanto, no? Nel brano che ho letto della sentenza Ferri si parla di questo scintillio. In effetti Perugini proprio in dibattimento lo disse: mi abbassai per non sbattere la testa contro la tettoia e vidi uno scintillio. Allora chiamai l'operatore della scientifica. E la difesa fece molte contestazioni su questo scintillio, sul fatto che Perugini avrebbe o no potuto vederlo. Sentiamo cosa scrisse Ognibene nella sentenza di primo grado, quella che ricordo condannò Pacciani. Ognibene che era ipercolpevolista. La cosa non può certo meravigliare, poiché la luce del giorno era più che sufficiente. Erano le 17:45 del 29 aprile, circa un'ora e mezzo prima del tramonto del sole. Le foto mostrano come parte del corpo cilindrico di ottone della cartuccia affiorasse dalla terra, compatta, che riempiva il foro del paletto. Tutto ciò era dovuto poi probabilmente al fatto che 2 tronconi erano stati calpestati ripetutamente nel corso del giorno dagli addetti alle ricerche, sicché, come ipotizza il teste Frillici, parte della terra che ricopriva il proiettile, che pur non sporgendo dal foro era però interrato abbastanza superficialmente, era stata asportata mettendolo parzialmente in vista. Cioè dice Ognibene che quel proiettile, quella cartuccia, era sì ricoperta di terra, ma passandoci sopra con le scarpe la terra superficiale era stata tolta e una parte dell'ottone era alla luce del sole. Ma Ferri
nella sentenza di secondo grado la pensava in modo completamente diverso. Sentiamo la sua posizione. Ma osserva questa Corte, sfugge al comune intendere come possa essersi prodotto quello scintillio metallico. Erano le ore 17:45 di un pomeriggio di aprile, piovoso, anche se Perugini ha precisato che in quel momento non pioveva, e comunque con cielo coperto. La cartuccia era imbozzolata in un grumo di terra per riprendere il quale furono usati i riflettori. Non si comprende allora quale parte potesse luccicare all'esterno. Anche ad ipotizzare che si trattasse del fondello, non si comprende come esso potesse scintillare nelle predette condizioni di ridotta visibilità ed essendo esso ricoperto di terra, tant'è che dovette essere ripulito perché si arrivasse a comprendere che si trattava del fondello di una cartuccia calibro 22, con impressa la lettera H, e pur dopo tale ripulitura la cartuccia si presentava quasi interamente incrostata di terriccio nelle restanti parti, come si intravede dalla ripresa filmata dell'estrazione e come appare chiaramente dalle fotografie allegate alla relazione tecnica del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Firenze, che esaminò il reperto il giorno successivo a quello del ritrovamento. E adesso io non so, lì su questo scintillio, che io non penso che abbia una grande importanza, questa cosa potrebbe essere anche una cosa che Perugini ha detto così, giusto per arricchire un po' così, il suo racconto. Però se vogliamo andare a dare un giudizio, ecco, possiamo dare un'occhiata a questa immagine tratta dal documentario di History Channel, dove si vede il momento in cui Perugini tira fuori il grumo di terra nel quale era contenuto il proiettile, la cartuccia. Giudicate voi se in questo terriccio così si potesse vedere uno scintillio. Qui vediamo invece la stessa cartuccia un po' ripulita il giorno dopo nei laboratori della scientifica, però ancora incrostata di terra, poi venne ripulita successivamente con gli ultrasuoni. Ecco, anche qui, ad essere sinceri, sulla sinistra un piccolo scintillio si vede vicino al collarino, molto piccolo. Io non so se Perugini, tra l'altro aveva anche problemi di vista, sembra, portava gli occhiali da miope, avrebbe potuto vederlo così da lontano in quella condizione. Giudicate voi. Comunque diciamo che l'argomento non è molto importante. Un argomento molto molto importante invece è quello sulle modalità di interramento. Lì bisogna fare un po' riflettere la posizione in cui era quella cartuccia. Cioè la posizione in cui era quella cartuccia, che ripeto era a filo del terreno che riempiva il buco, poteva essere finita lì soltanto in un modo, cadendoci sopra a buco già riempito e qualcuno ci avrebbe messo l'avrebbe schiacciata con una scarpa. E l'unico modo poteva essere questo, perché si deve pensare che il bossolo è alto mezzo centimetro. Per essere lì a filo e in un altro modo diverso, cosa poteva essere successo? Che il foro fosse riempito fino a mezzo centimetro dalla sua superficie massima, dalla sua altezza massima. La cartuccia caduta dentro lì e poi si fosse riempito pian piano, non so, qualcuno che passava, che aveva le scarpe piene di terra, ma insomma una modalità francamente poco plausibile. La cosa più logica è che la cartuccia fosse caduta sulla terra, sul foro già riempito e qualcuno ci avesse messo un piede sopra. Questa è la situazione, diciamo, più plausibile per determinare quel tipo di interramento. Però si deve dire che questa condizione è proprio quella che sarebbe stata adottata da qualsiasi persona che avesse voluto mettere la cartuccia in modo fraudolento. Mettiamoci nella condizione di qualcuno che quel pomeriggio in cui erano andati tutti via, ricordo che quel pomeriggio in cui poi alle 17:45 fu trovata la cartuccia, era un pomeriggio piovoso e la mattina avevano lavorato con queste tettoie, però poi al pomeriggio era difficile lavorare in quelle condizioni, avevano deciso di andare a perquisire Piazza del Popolo, l'altra casa, la casa delle figlie di Pacciani. E lì era rimasto, immagino, incustodito, avranno chiuso tutto, non so se c'era qualcuno di guardia, ma non credo, avranno chiuso tutto. Ecco, in quella condizione chi si fosse trovato lì, fosse riuscito a entrare, non necessariamente la polizia, attenzione, potrebbe essere stato qualsiasi,
fosse riuscito a entrare e avesse cercato di un posto dove nascondere questa cartuccia, non avrebbe potuto buttarla a terra in un posto qualsiasi, perché lì era stato scavato per 1,5 metri, ma anche la terra di riporto era stata già setacciata, cioè insomma se qualcuno l'avesse trovato lì la cosa sarebbe un po' parsa strana. L'unico modo era di mettere questa cartuccia dentro questo paletto a filo e metterci un piede sopra. Non poteva nemmeno metterlo dentro un foro vuoto, c'erano dei fori vuoti. Allora, in dibattimento Frillici disse: quando questi due tronconi sono stati messi lì, siccome i fori erano riempiti a metà, quindi alcuni erano anche vuoti, per effetto che erano stati sul terreno, quindi quando sono stati tolti è come aver tolto qualche cosa che avesse, o una pianta che avesse il pane di terra, ecco. Sono parole un po' confuse, ma vogliono dire questo, che quando vennero tolti questi paletti che erano adagiati a terra, erano immersi nel terreno, quando vennero tolti, in alcuni casi i fori rimasero vuoti perché la terra rimase attaccata al suolo, la terra che c'era dentro. In alcuni casi invece la terra venne via assieme al paletto. Ecco, bisogna dire che se proprio vogliamo andare a guardare il calcolo delle probabilità, quella cartuccia era finita dentro un foro tra quelli che avevano resistito, in cui la terra aveva resistito. Per cui, come dicevo, questa disposizione della cartuccia era proprio quella che poteva essere adottata da chi avesse voluto fare una gabola, perché se questa cartuccia fosse stata trovata in fondo al foro, in fondo, cioè diciamo originariamente il foro era vuoto, la Pacciani aveva perso la cartuccia, era caduta dentro questo foro, poi nessuno la vedeva più perché era in fondo, si depositava tutta la terra piano piano, ecco, in quella condizione l'idea che fosse stata una cosa fraudolenta era un po' difficile averla, no? Perché come avrebbe fatto chi voleva nascondere la cartuccia in quel modo? Invece, così come venne ritrovata, un nascondimento fraudolento era proprio possibile. Però, cosa disse Pacciani riguardo questo argomento? Noi lo leggiamo nella sentenza Ogni Bene, che riporta la versione di Pacciani. E Pacciani cosa dice? Egli in sostanza accusa la polizia di aver introdotto la cartuccia nel foro pieno di terra del paletto e di aver poi provveduto ad irrorarlo con acido muriatico per simulare un invecchiamento che di per sé non poteva avere. Lasciò perfino il flacone dell'acido muriatico, ci fu buttato sopra per l'invecchiamento. L'acido muriatico corrode il sasso, figuriamoci il metallo. È ancora lassù se non è stato portato via il flacone dell'acido muriatico. Ogni Bene lo riporta per dire che non è possibile una cosa del genere. Però francamente anche tutto l'incrostamento del bosso, della cartuccia, lascia un po' perplessi. Riguardo questo problema di quando la cartuccia fosse stata interrata, questo problema si sarebbe dovuto risolvere perché avrebbe dovuto far capire tante cose. Fu affidata una perizia a un chimico, non so se è un perito, quello che è, il Giancarlo Mei. Gli fu affidata questa cartuccia per determinare, tramite un'analisi chimica, da quanto tempo era lì interrata. Allora gli fu data la cartuccia e gli fu dato un campione di terreno. Io non so questo campione di terreno dove fosse stato prelevato, se da uno dei fori, dal foro stesso, oppure dal terreno generale. Io penso che fosse stato prelevato dal terreno, perché May si lamentò del fatto che il grumo di terra nel quale era inglobata la cartuccia non venne preservato. Cioè quel grumo di terra era importante che fosse stato preservato. In sostanza suona un po' strano il modo con cui la cartuccia venne prelevata. Cioè Perugini, dopo aver chiesto istruzioni a Vigna, che gli disse di prenderla, la tirò fuori con una pinzetta. Poi quel terreno lì si perse. Rimase il terreno nel quale, quello che abbiamo visto prima, nel quale era inglobata la cartuccia, ma anche quello, quando la cartuccia fu ripulita, a quanto se ne sa, non venne tenuto.
E questo è un comportamento completamente sbagliato. Cioè si sarebbe dovuto prendere l'intero paletto, portarlo in laboratorio e estare la cartuccia con certi criteri e mantenere il grumo di terra nel quale era inglobata, mantenerlo agli atti, perché quel grumo di terra poteva raccontare tante cose. Poteva per esempio sfatare l'accusa di Pacciani dell'acido muriatico. Se io immagino che l'acido muriatico qualche traccia l'avrebbe lasciata, cioè un chimico l'avrebbe trovata, si sarebbe potuto smentire quella ricostruzione di Pacciani. E invece quel grumo di terra fu perso. Tra l'altro questo grumo di questa terra avrebbe dovuto restituire anche un dato che serviva per calcolare il periodo di interramento. Il periodo di interramento su quali elementi poteva far perno per essere calcolato? Su un fenomeno che si chiama, io ho cercato di imparare la parola, ma le parole difficili per me sono una brutta bestia insieme alle lingue straniere, vediamo se lo pronuncio bene, il fenomeno è detto dezincificazione, cioè in sostanza l'ottone, che è una lega di rame e zinco, via via perde lo zinco, lentamente, molto lentamente, che si volatilizza e il rame si rideposita in forma spugnosa, cioè in sostanza viene fuori una patina sugli oggetti in ottone che è solo rame di colore verdastro e che è un rame in formato spugnoso. Questo fenomeno continua avanti, cioè via via che il manufatto di ottone invecchia aumenta questo strato, e però questo strato, questo fenomeno dipende anche dall'acidità dell'ambiente nel quale l'ottone è immerso. Cioè è un fenomeno che nell'aria è molto lento, se si mette l'ottone in terra aumenta perché la terra ha un'acidità che facilita questo tipo di fenomeno. Un'acidità che però dovrebbe essere tenuta conto per stabilire la velocità di accrescimento di questo strato spugnoso. A quanto mi sembra di aver capito, più il terreno è acido, più la velocità è maggiore. Ecco, per cui anche questo dato avrebbe dovuto essere calcolato nel grumo di terra attorno alla cartuccia. Invece io credo che il terreno che venne dato, il campione di terreno che venne dato a May fosse un terreno qualsiasi dell'orto. Cosa fece May per poter fare questi calcoli, questi conti? Tagliò il bossolo della cartuccia per poter misurare lo spessore dello strato di rame esterno. Ecco, uno spessore che misurò in 0,2 micron minimo e 5 micron massimo. Ricordo che un micron è un millesimo di millimetro, da 0,2 micron a 5 micron. E lui si lamentò appunto del fatto che non aveva il terreno esatto nel quale era inglobata questa cartuccia, però a dire il vero non gli sarebbe servito a poco averlo, perché l'unico termine di paragone che lui riuscì a trovare in letteratura per poter fare un calcolo sul caso della cartuccia Pacciani era molto grossolano, cioè era stato fatto un esperimento nel quale la superficie dell'ottone inglobata in un terreno del quale non veniva però indicata l'acidità si era cresciuto di 20 micron, da 20 a 25 micron in 5 anni. Cioè in 5 anni questo strato di rame spugnoso era diventato da 20 a 25 micron. Lui aveva soltanto questo termine di paragone. Un termine di paragone che gli servì a poco perché lui si rifiutò in base a questo di valutare quello che invece era il tempo di interramento della cartuccia Pacciani perché non sapeva la funzione di accrescimento di questo strato come andasse. Non sapeva se la funzione era lineare oppure se era una funzione che variava in dipendenza dell'allontanarsi dal momento in cui questo ottone era stato interrato. Cioè, tanto per capirci, non sapeva se nei primi momenti di interramento questo strato spugnoso si era accresciuto molto e poi l'accrescimento era via via diminuito di velocità andando verso i 5 anni, o anche il contrario, magari all'inizio si era cresciuto pochissimo, via via che ci si avvicinava ai 5 anni la velocità di accrescimento era aumentata.
Io naturalmente non sono un chimico e posso dire poco, però il buonsenso cosa dice? Dice che via via che il rame si deposita in forma spugnosa, via via protegge il lottone che c'è sotto. Per cui io immagino che a ottone nudo c'è una velocità di accrescimento, di perdita, di volatilizzazione dello zinco abbastanza veloce. Poi via via che il rame si rideposita in forma spugnosa sopra la superficie dell'ottone, l'ottone a questo punto che sta sotto non è a contatto con l'ambiente acido che c'è sopra, per cui l'accrescimento dello strato è via via a velocità sempre minore. Io penso che sia così, però va bene. Se tra di voi c'è qualche chimico magari mi può smentire. Ma allora cosa disse Giancarlo May riguardo il periodo di interramento? Lui disse che poteva dire soltanto che era inferiore ai 5 anni. Cioè, avendo questa unica fonte di confronto, che era questo esperimento con il quale in 5 anni si era accresciuto lo strato di 20 micro, 25 micro, siccome quello della cartuccia Pacciani era inferiore, lui disse che era sicuramente inferiore ai 5 anni il periodo di interramento. Naturalmente uno si sarebbe aspettato una valutazione, ma una valutazione che per la non linearità della funzione di accrescimento lui non volle dare. Il giudice di secondo grado, Francesco Ferri, non era molto d'accordo su questo. Leggiamo quello che lui scrisse in sentenza. Si può convenire con il perito che la rimarcata variabilità dei fenomeni corrosivi non permetta una precisa determinazione temporale dell'inizio del periodo di interramento, ma non si può convenire anche sul rifiuto di concludere per un tempo di interramento ben inferiore ai 5 anni, quantomeno sotto un profilo di elevata probabilità. Appare in effetti ragionevole concludere, in presenza di un grande divario tra i valori di dezincificazione rilevati sulla cartuccia repertata e i valori di dezincificazione corrispondenti ad un periodo di interramento di 5 anni, per un tempo di interramento della cartuccia stessa nettamente inferiore a 5 anni. Io penso che se si va a vedere, c'è un minimo di questo fenomeno, c'è anche su una cartuccia, c'è anche sull'ottone che rimane esposto all'aria, no? Per cui si potrebbe arrivare addirittura a uno zero. Comunque, così, giusto per riportare una frase, un modo arguto del giudice di dire le cose, che leggendo questo libro, il caso Pacciani, storia di una colonna infame, si trovano casi di questo genere, se ne trovano diversi. Nel caso della cartuccia di questo periodo di interramento, scrisse il giudice nel libro: sembra un po' come se ad un medico legale venisse chiesto che età potesse avere l'uomo del quale gli viene sottoposto il cadavere e che sul rilievo che la vita umana che consti non può superare i 110 anni dica che al massimo quell'uomo poteva avere 110 anni, nonostante l'aspetto giovanile. Insomma, è chiaro che il consulente non volle scontentare la sua committenza, come purtroppo succede sempre con questi consulenti dell'accusa. Perché è importante questo periodo di interramento? È importante perché in precedenza non è che Pacciani avesse sempre potuto perdere questa cartuccia. Pacciani era entrato in carcere il 30 maggio 1987, 4 anni e 11 mesi prima del ritrovamento della cartuccia, che ricordo era il 29 aprile 1992. Per cui nel periodo in cui lui era in carcere, chiaramente quella cartuccia non poteva averla persa. Prima di entrare in carcere rimaneva solo un mese dei 5 anni, il mese di maggio del 1987, però quel mese sarebbe rimasto se lo strato spugnoso trovato sulla sua cartuccia fosse stato adeguatamente ampio, cioè sui 20-25 micron. Allora uno poteva dire sì, magari l'ha perso proprio quel mese lì prima di entrare in carcere, però essendo di quell'ordine di grandezza inferiore non si poteva pensare che l'avesse perso in quel mese lì. Cioè, allora voleva dire che nel mese che mancava ai 5 anni dal momento del ritrovamento della cartuccia,
questa funzione di accrescimento avrebbe dovuto viaggiare come una Formula 1 per recuperare da 0,2 micron, 5 micron, quelli che erano, fino a 20-25 dell'esperimento dei 5 anni, cosa che si può escludere. Per cui poteva averla persa soltanto quando era uscito dal carcere. Ma quando era uscito? Era uscito il 6 dicembre 1991, per cui 5 mesi prima circa. E in quei 5 mesi effettivamente poteva anche averla persa questa cartuccia, però persa come? Sicuramente non con le modalità che uno si aspetterebbe, cioè lui che va nell'orto con la sua pistola, la scarrella, c'è rimasta una cartuccia inceppata, la scarrella, la cartuccia esce, gli cade, lui non la trova e poi passa il tempo e viene trovata nella perquisizione. Questa è un po' la modalità che ci si potrebbe aspettare. Una modalità che a quel punto lì si può escludere per un semplice fatto, che quando Pacciani uscì dal carcere sapeva benissimo che era sotto l'occhio del mirino della polizia, tra l'altro trovò anche una microspia, la fece esaminare a un elettricista che gli disse cosa era, e sapeva benissimo che era controllato, cioè che Pacciani fosse andato in quelle condizioni nell'orto a scarrellare la pistola. Poi quella pistola dov'era? Cioè era stata perquisita 3 o 4 volte la sua casa e la pistola non si era mai trovata. Dove l'aveva nascosta? Era andata a recuperarla? In che modo? Dove? Cioè non ha molto senso. Ma infatti lo stesso giudice colpevolista di primo grado, Ognibene, esclude questa modalità e ne cerca di immaginarsene altre. Vediamo quali. È possibile, anzi possibilissimo, che invece la cartuccia sia caduta dalla tasca di un qualche indumento ove il prevenuto poteva averla riposta dopo che l'arma destinata ad accoglierla in canna si era inceppata. Cioè, lui dice Ognibene, Pacciani poteva avere questa cartuccia in una tasca, magari da chissà quanto tempo, e poi in quei mesi che lui era uscito dal carcere poteva essersi messo questi pantaloni senza sapere che in tasca c'era una cartuccia e poi in qualche modo la cartuccia gli era caduta. Insomma, è possibile tutto, ma le probabilità di un evento del genere sono 0,001 per miliardo. C'è un'altra possibilità. Come pure è possibile che essa sia caduta da un indumento del Pacciani che la Manni Angiolina poteva avere scosso o spazzolato fuori di casa durante l'ultima detenzione del marito. E questa è una seconda possibilità, poteva essere che questa cartuccia era nei pantaloni di Pacciani, ma non è che se li era messi lui quando era uscito dal carcere, era stata l'Angiolina che nel frattempo, mentre lui era in carcere, li aveva presi, li aveva spazzolati e spazzolandoli gli era caduta la cartuccia. Anche questa onestamente è una condizione, diciamo, di probabilità infinitesima, cioè non ha senso nemmeno questa. Ce n'è un'altra un pochino più, forse, più possibile, che è quella, ovvero anche ipotesi non del tutto remota, la cartuccia poteva essere stata perduta da un complice dell'imputato che faceva capo alla casa di via Sonnino. E qui ci sarebbe un complice dell'imputato che aveva la pistola, aveva questa cartuccia in una tasca, cioè aveva la pistola magari a casa sua, aveva avuto questo incidente con questa cartuccia che gli si era inceppata, si era messo la cartuccia in tasca, era andato da Pacciani nel suo orto e lì l'aveva persa. E anche questa è una situazione, sì, forse leggermente più possibile delle altre, ma non lo so nemmeno io. Anche questa mi sembra assolutamente improbabile. Comunque il video finisce qui. Nel prossimo ci occuperemo del problema dell'incameramento, del possibile incameramento di questa cartuccia nella pistola del mostro. Cioè si andò, tramite opportuni esami, a cercare di capire se i segni che c'erano su questa cartuccia potevano essere compatibili con quelli rilevati sui bossoli, praticamente sui bossoli del mostro, appunto per stabilire se quella cartuccia era entrata nella pistola del mostro. E di questo vedremo al prossimo video. Vi saluto.